Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera. È venerdì 16 febbraio del 2024, giorno dopo la vittoria del Milan che vince, stravince direi, a questo giro 3-0 contro il Rennes, vince ipotecando il passaggio al turno, ipotecando, poi è sempre, pur sempre calcio, quindi ipotecando il passaggio al turno e si lancia verso quello che sarà tra soli 2 giorni il ritorno in campionato. Oggi scarico, domani rifinitura e domenica si torna per Monza-Milan. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovato a te, a tutti quelli che ci stanno seguendo. Se volete mettere like, oggi gli ho rubato il lavoro. No, dai. Vabbè, non è che il mio lavoro è chiedere like, cioè adesso no, ti prego. No, però è vero, se volete continuate a supportarci mettendo un bel pollicione all'insù, iscrivendovi se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella, lasciandoci un commento sulla partita di ieri e sulla partita di dopodomani, se vi va, quindi mi raccomando continuate a supportarci. L'Euro Milan è una bellezza. Doppio Loftus-Cheek di testa, poi si sblocca Leao e il Rennes è cancellato. Messa a sicuro la qualificazione agli ottavi, la squadra di Pio ha dimostrato di avere i mezzi per vincere la Coppa. Perché sì, ci sta. Insomma, è inutile che ci nascondiamo dietro falsa, no, modestia, come dire, verso un po' di scaramanzia, chiamatela come volete. Le squadre principali di questa Europa League sono il Liverpool, soprattutto, e poi non faccio nemmeno una distinzione, onestamente, tra Leverkusen e altri. C'è una che è un pochino fuori serie rispetto al resto, cioè il Liverpool, e poi ci sei tu. Detto che il Liverpool non è che devi per forza incrociarlo, cioè, insomma, No, esatto, cioè sarebbe anche può anche bello uscire magari così che qualcuno all'improvviso, cioè, elimina il Liverpool nel corso eh, della competizione, contando anche che il Liverpool si gioca la Premier League e eh. quindi magari qualcosa lascerà giù o in Premier League o in Europa League e io credo proprio che giocandoti la Premier da protagonista, perché il Liverpool non è che sta rincorrendo, cioè il Liverpool è lì al primo e secondo posto, adesso aspettiamo che il City recuperi una partita, però insomma il succo del discorso è quello, cioè il Milan deve puntare a questa coppa perché rispetto alle altre ad oggi, i crolli dell'Inter non sono all'orizzonte per il momento, ad oggi ha il vantaggio, che non è Mm. un vantaggio perché significa che qualcosa nel corso della stagione hai dimenticato, ma è un vantaggio nelle coppe europee, ha il vantaggio che le altre 2 grandi favorite, ovvero il Liverpool e il Leverkusen, si giocano una chance importante, il Leverkusen forse addirittura più del Liverpool Sì, per le quanto cose riguarda nella il vita. Sì. eh, quella è la chance della vita per quanto riguarda il campionato. Ti direi anche l'Atalanta stessa, che è lì al quarto posto, però c'è il Bologna che per ora la sta infastidendo, la Roma e la Lazio che probabilmente torneranno sotto e quindi solo il Milan è la squadra più tranquilla di queste per quanto riguarda il discorso campionato. Ripeto, è un male un pochino perché vuol dire che non sei in lotta per giocartelo, però per l'Europa League ti può dare una mano e per me non è questione di modestia, è questione proprio di valori. Il Mm. Milan è palesemente la seconda, se vogliamo essere un pochino più col braccino corto, terza squadra di questa competizione. Non ci sono se, non ci sono ma. Bisogna affrontarla comunque coi piedi per terra, perché comunque anche con Rennes, per quanto la partita è stata molto facile, giocatori di qualità c'erano e ci sono, però piedi per terra, lavoro, obiettivo, però comunque consapevoli del fatto che sei più forte di tante squadre che sono in questa competizione. Ma assolutamente sì, ma te l'ha dimostrato la partita di ieri sera, cioè il Milan non ha dovuto nemmeno mettere la quinta che magari ha messo col Paris Saint-Germain. Ha messo una quarta marcia, una bella quarta marcia, e ha dato 3 gol al Rennes. Quindi la partita di ieri è stata veramente una buona partita, poteva anche finire peggio per il Rennes, Sì.
perché poteva prendere almeno un altro, visto anche le occasioni di Pulisic, di Okafor, eccetera, eccetera, la traversa di Leao all'inizio, insomma, ce ne sono state le occasioni Sì. per essere ancora più tranquilli per il ritorno, però insomma, il Milan c'è stato ieri, c'è poco da dire. Vado a sfogliare ancora un pochino Gazzetta, il ruggito del Leao, il gol mi mancava, Milan possiamo arrivare in alto, Rafa torna a sorridere, il polpaccio solo una botta con il Monza, ci sarò. Ora ti dico, Rafa, insomma, ne abbiamo parlato veramente tantissimo in questo periodo, ma in realtà da quando è al Milan se ne parla tantissimo, no? Non è che si scappa, nel bene o nel male se ne parla sempre tantissimo di Rafa. Vorrei una cosa da Rafa, vedere sempre meno spesso questa esultanza dove si lascia andare a una sorta di peso che se ne va per il semplice fatto che vuol dire che non ha pesi, che gioca tranquillo e Eh. leggero, ecco. Ma è difficile giocare leggeri quando ogni volta leggi certe cose, perché comunque non è che è un cyborg, non è che i giocatori di calcio sono dei robot che non hanno emozioni, non leggono niente, non sanno nulla di quello che li circonda, cioè sanno benissimo quello che succede attorno a loro, le critiche gli arrivano, non Mh. tutte magari, però gli arrivano e quindi è così. Un po' ti dirò, cioè, e lo dico io, spesso ci mette del suo, nel senso che potrebbe a volte fare qualcosa in più, però c'è sempre una cattiveria, un'ignoranza nei confronti di 'sto ragazzo, ingiustificate per quanto mi riguarda e ingiustificabili. Onestamente, mi dispiace anche a me vedere sempre questa esultanza, però son contento che si sia sbloccato. Ora diranno che in campionato non segna dal 15-18 e si limiteranno al campionato perché i gol sono arrivati tutti in Coppa Italia, in Europa League e in Champions. Quest'anno ce ne faremo una ragione, cosa ti devo dire? Mi auguro che ora adesso che si è sbloccato riprenda un pochino il via e meno male che è solo una botta al polpaccio perché altrimenti erano puntini puntini amari. No, ma lo dico a te, ma una domanda veramente pleonastica, lo dico anche a casa. È una domanda che ha già una risposta, ma vi rendete conto di che cosa abbiamo sulla sinistra? Cioè, quei 2 lì insieme che cosa Io sono? sì, io me ne rendo conto. Tanti a inizio stagione soprattutto, magari ultimamente molto meno. A inizio stagione soprattutto, io me li ricordo tantissimi commenti, poi ci sarà chi in chat. Vabbè, ma lascia stare, ci No, sta, no, dai. no, però io sia diciamo a livello mediatico che anche nei nostri di commenti, io me li ricordo i commenti su Teo che era diventato un bidone, che non voleva più giocare a pallone, su Leao che era tornato quello di 2 o 3 anni fa, il Niang 3.0 eccetera. Io questi commenti me li ricordo, e anche ripeto, proprio nell'etere mediatico, cioè un No, ma po' di equilibrio per era per dire che questa squadra c'ha delle armi anche a volte magari son state anche un pochino nascoste, ma molto sottovalutate. Cioè, ma che squadra ha quel binario lì? Oppure che squadra ha un Loftus, ma parlo della A ovviamente, che in giro per l'Europa ci sono squadre attrezzate, ci mancherebbe, non sto dicendo questo. Però i Loftus, i nostri difensori, ma anche passami il termine, rincalzo come Florenzi. Che non è così scontato che le squadre di Serie A abbiano un giocatore del genere, come non è scontato che abbiano un ricambio, perché quello ieri ad esempio è stato Bennacer, che poi diventerà titolare, ma se diventa titolare diventano ricambi gli altri. Insomma, boh, sta rosa è stata di un bistrattato quest'anno. eh già, Vabbè, Milan 7,5 per Gazzetta, 7,5 per Pioli, 8 per Loftus e 6 per Giroud. Questi sono allenatore, migliore e peggiore. Anzi, in realtà, Gazzetta mi pare giustamente non ha nemmeno messo il peggiore, ha messo il voto più basso. sì, sì, ultimamente fa così.
Maignan 6,5 e ci sta Florenzi 7, Chier 6,5, Gabbia 7, Teo 7, Render 6,5, Musa 6,5, Pulis 7, 8 per Leao e 6 per tutti gli altri subentrati a gare in corso, tranne quelli che hanno giocato meno e che hanno preso ovviamente senza voto. No, Terracciano credo che abbia preso 6, anche Adli. Vabbè, così, regalati perché hanno giocato 10 minuti. Di solito non si danno nemmeno i voti. Sì. Se volete recuperarvi le pagelle, sono a disposizione qui nel Le tue canale. È il video. pagelle. Sì, è quello che ho fatto io all'1:22 ieri. Sì, me lo ricordo perché l'ho anche detto. Le recuperate nel video precedente. Passiamo al mister che dice: ci siamo ripresi dalla delusione di Champions, ora stiamo bene, dovremo ripetere questa gara, già domenica con il Monza. Loftus mi ricorda Milinkovic, alcuni dati dicono che abbiamo il 5% di chance di vincere l'Europa League, motiverò i miei. Ma, non è è un dato statistico, cioè, non è una motivazione, tra virgolette. Forse qualcuno gliel'ha passata non benissimo al mister, poi gli fanno fare le figuracce. È un dato statistico, non è il dato dei bookmaker. Cioè, è un puro numero per il fatto che ci sono 8 teste di serie già al prossimo turno, tu devi passarne uno, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, Sì, detto ciò, posso dire che quelle che con tutto il massimo rispetto per quelle statistiche lì, perché le ho lette sia per la non Champions valgono una mazza. che per l'Europa League, valgono veramente 0. Ma ti dirò, se questa Mm, cosa tiene sveglio un po' i nostri ragazzi della serie: "Guarda, dicono che abbiamo il 5%, facciamogli vedere", vabbè, ben venga, rimaniamo in questo alone ci di permalosiamo mistero. per la statistica. Esatto, cioè rimaniamo in questo alone di mistero e utilizziamolo a nostro favore, perché 'ste Vabbè. statistiche sono veramente vabbè, con tutto il massimo rispetto per chi le fa, perché magari dietro c'è dello studio, non lo so, però va bene così. Come ho già detto nelle pagelle, quando il mister ha fatto male era giusto e sacrosanto criticarlo e non si sta zitti perché bisogna semplicemente tifare il Milan e portare avanti la baracca, E non è il così come nostro quando lavoro. si vince è sacrosanto dire che il mister ha fatto una buonissima preparazione alla gara, la mossa di Loftus si è rivelata vincente, il Milan ha Assolutamente. concesso relativamente poco a una squadra che comunque è vero, un po' ha patito il palcoscenico, probabilmente i primi 20 minuti tremavano anche un pochino le gambe, chiamata la partita della vita praticamente. Mh. Ha un po' risposto assente, però il Milan non è che li ha aspettati facendoli entrare in partita, li ha presi subito, al sesto poteva essere avanti 1-0 con Leao, ha fatto il primo, ha fatto il secondo, ha fatto il terzo e nemmeno all'ora di gioco aveva finito la partita. Eh sì, direi si è un Quindi pochino bene. sciolto verso la fine, più coi cambi ti direi, cioè con Guiri soprattutto che ha provato a creare qualcosa, Bla stesso, gli altri hanno fatto poca cosa, a parte 2 un pochino nel primo Mm. tempo. Però sì, siamo i primi a criticarlo, a bastonarlo quando le cose non vanno bene, tra parentesi, non sono andate bene per parecchio ultimamente. Chiudo la parentesi. Però ieri c'è poco da dire a Pioli, cioè ha fatto bene, scelta azzeccata quella di Loftus-Cheek. Riapro un'altra parentesi, che è di base una mezzala, cioè non è che lo scopriamo il 15 di febbraio 2024, chiudo la parentesi, però sì, ottima scelta, soprattutto ottime indicazioni ti direi, Mm. cioè quelle di buttarsi sempre in profondità. È stata una mossa azzeccata perché il Rennes ha sofferto tantissimo gli inserimenti di Sì. Loftus-Cheek e quindi credo che anche il voto che penso abbia dato tu ed è stato dato sui giornali sia giusto. Siamo praticamente arrivati in chiusura, Henry. Noi ci vediamo appuntamento come al solito tra un'oretta o quando, insomma, vedete il video alle 11 con Chiama Milan, alle 13 lancia, alle 16 è venerdì e quindi c'è già pelle rossonera. Sembra strano, ma l'Europa League ti appiccica direttamente al turno successivo di campionato e quindi c'è poco Esatto. respiro. Se vedete questo video dopo le 12, Chiama Milan è già finito. Mi dispiace, potete Esattamente. recuperare anche quello eventualmente sulla piattaforma Viola, ma, c'è già subito lancio, quindi dipende da quando vedete il video. Pensa, se lo vedi nel pomeriggio, guarda, tra un'oretta magari c'è Carlo Pellegatti. Henry, grazie. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti.
Ciao, è stato un piacere anche da parte mia, ci ritroviamo come detto nei prossimi appuntamenti e vi ricordo come al solito che domenica si torna qui per il post partita di Monza-Milan, perché in tutto ciò non ci si ferma più. Il Milan giocherà ogni 3 giorni, dovrebbe, se l'è quasi guadagnato, giocare ogni 3 giorni anche a marzo, il 7 e il 14. Ne parleremo. Ciao a tutti.